Buonasera, benvenuti a tutti. Finalmente è arrivato Vita di plastica, il film che tutti stavamo aspettando esce nelle sale. E oggi siamo qui al Cinema Cartoni per la premiere, insieme a tutto il cast che vediamo adesso sta sfilando sul red carpet. Intanto abbiamo qui nell'area stampa alcuni degli attori a cui possiamo fare alcune domande. Iniziamo con Dijoz, doppiatore, youtuber e streamer, che ha interpretato il ruolo del sergente. Dijoz, come ti sei avvicinato al mondo del doppiaggio e come sei arrivato a questo film? Allora, in realtà non sono proprio entrato nel mondo del doppiaggio, cioè sto provando ad entrare in questo mondo, diciamo, e lo sto facendo studiando proprio doppiaggio. E sono entrato invece in questo progetto grazie a Yuri, che sarebbe anche il regista di questa miniserie, e mi ha proposto questa cosa di doppiare il sergente, e io l'ho presa anche come un po' una sfida, e l'ho preso anche magari come uno stimolo per migliorare me stesso e il mio doppiaggio. E com'è stato recitare in questo film in un ruolo così particolare come quello del sergente? È stato particolare doppiare il sergente perché comunque è un ruolo da persona, diciamo, che ha delle caratteristiche a livello caratteriale molto differenti dalle mie, e quindi è stata più che altro una sfida nel cimentarsi in un carattere che non è proprio il tuo, nel carattere di una persona molto ferma, legge le regole, severa, e quindi fa questo particolare effetto, e mi ha aiutato un po' anche a studiare questa particolare caratteristica. Ok, grazie mille Dijoz. Intanto, ecco, vediamo qui fuori i fan in attesa di entrare e ancora le star che stanno arrivando. È stato davvero bellissimo, davvero emozionante. Ma io non ho capito bene la trama. Introduciamo adesso un ospite molto importante, il regista Yuri Frezzotti, che ha anche interpretato la parte del soldatino blu numero 22, il protagonista di questo film. Come hai avuto l'idea per un film in stop motion con dei pupazzetti? È nato durante una quarantena per Covid. Avevo molto tempo libero ma non potevo girare con attori veri, quindi ho sfruttato ciò che avevo a disposizione. E com'è stato rispetto a lavorare con persone in carne ed ossa? È stato super interessante. Da una parte hai molte limitazioni nei movimenti dato che non sono pupazzetti snodabili, ma ciò diventa molto utile a stimolare la fantasia dello spettatore, che deve per forza aggiungerci del suo. Anche se non vedi il personaggio che sorride o piange, senti quello che dice e sei costretto ad immaginare le sue emozioni anche senza un'espressione del viso. Ci sono anche dei pro a lavorare in questo modo? Sicuramente ho guadagnato molto in termini di libertà espressiva. Girare un film di guerra costa milioni, io ho potuto farlo a zero budget. In pratica posso fare Hollywood dentro casa mia. Anche in termini di scenografia ho potuto creare tutto ciò che volevo con cartone, legno e Lego. Tra l'altro abbiamo anche alcuni backstage della realizzazione delle scenografie. Vogliamo vederne uno? Vai, vediamo. Molto interessante. Un'ultima domanda. E se ti dico sequel? Sicuramente ce ne sarà uno, visto l'accoglienza che la serie ha avuto su YouTube. Ho varie idee in testa e stiamo lavorando con la Cappellaccio Crew per realizzarle. Ok, grazie mille Yuri. Ancora congratulazioni per questo film. Adesso abbiamo qui Dodd. Dodd, è stato difficile interpretare questa fine così cruenta? Per me è difficile no, però è simpatico interpretare, è stato figo, è stato bello. Quante ore di make-up sono state necessarie? Per fortuna niente trucco, ha fatto tutto il reparto effetti speciali. Ultimo ospite abbiamo qui Sabella Milito, nel ruolo della signora che piange. Sabella, cosa hai pensato quando ti hanno chiesto di partecipare a questo film? Inizialmente pensavo, dai, uno stop motion con dei pupazzetti, sarà una cosa semplice. Poi sono arrivata sul set, con tutto il villaggio distrutto e la casa incenerita, e ho detto, ok, sarà una cosa figa. Anche qui abbiamo un backstage della costruzione del set. Mandiamolo! Grazie ancora. Che il cielo ti benedica. Ultima domanda.
com'è stato per te doppiare un personaggio anziché recitarlo? E il doppiaggio rispetto alla recitazione sicuramente è un lavoro più di immaginazione o quantomeno di un tipo diverso di immaginazione, perché tutto ciò che da attore hai sul set davanti a te con cui poter interagire per calarti alla perfezione, al meglio nel personaggio, quando doppi è tutto nella tua testa, devi immaginarlo nella tua testa. Grazie mille. Ora vediamo arrivare gli ultimi ospiti. Intanto iniziamo ad accomodarci in sala proiezione. Ecco appunto, invece ce ne sono tanti di gormiti di questo blu. Signore, non voglio combattere al fianco di qualcuno che mette in dubbio la mia lealtà. Vivevo in un villaggio tranquillo. Sono a casa! Ehi amico, sei tornato!